8 dicembre 1978. Napoli. Via Caracciolo, zona Chiaia. Un ragazzo di 21 anni esce da un bar per la sua passeggiata serale. Il suo nome è Pasquale Zazza, nipote di Michele Zazza, uno dei boss più potenti del contrabbando di sigarette. 2 sicari lo aspettano nascosti dietro un'automobile, una raffica di colpi di pistola. Pasquale si salva per miracolo, ma quel tentato omicidio diventa il simbolo dell'escalation definitiva nella più sanguinosa guerra criminale della storia italiana. Le tensioni erano già esplose dal 1977, ma quella notte segna il punto di non ritorno. La faida tra nuova camorra organizzata e nuova famiglia. 5 anni di massacri, centinaia di morti, una guerra per il controllo di quello che chiamavano la Fiat della camorra. Il contrabbando di sigarette che generava profitti straordinari per i clan campani. Ma quella guerra nascondeva qualcosa di più grande. Il tentativo di un boss visionario di unificare tutta la criminalità italiana sotto un'unica corona. E il prezzo terribile che pagò chiunque si opponesse a quel sogno di potere assoluto. Questo documentario si basa su atti giudiziari, testimonianze di collaboratori di giustizia e fonti giornalistiche dell'epoca. Alcune ricostruzioni narrative sono state semplificate per esigenze di racconto, mantenendo la fedeltà ai fatti storicamente accertati. Dove le fonti presentano versioni contrastanti, abbiamo riportato le diverse tesi investigative, distinguendo sempre i fatti accertati dalle ipotesi. Questo lavoro è realizzato nel rispetto delle vittime, delle loro famiglie e della memoria storica di chi ha pagato il prezzo più alto di questa guerra. Anni 70. Golfo di Napoli. Ogni notte centinaia di motoscafi solcavano le acque buie trasportando il tesoro della camorra moderna. Sigarette di contrabbando. Tonnellate di bionde che alimentavano un business dai profitti enormi, cifre da capogiro che rendevano il contrabbando la vera Fiat della camorra. Il contrabbando non era solo crimine, era sopravvivenza. In una Napoli con una disoccupazione giovanile che raggiungeva livelli drammatici, migliaia di famiglie campavano su quelle casse che arrivavano dal Montenegro e dalla Grecia. I lavoratori del mare partivano all'alba verso le navi madri ancorate in acque internazionali e tornavano con un carico che valeva più dell'oro. Michele Zazza, soprannominato O Pazzo, aveva trasformato questo commercio parallelo in una multinazionale del crimine. Flotte organizzate, magazzini, reti di distribuzione, accordi con funzionari portuali corrotti. Ogni cassa di sigarette che passava per i suoi canali gli fruttava migliaia di lire di guadagno netto. Carmine Alfieri, da Nola, controllava l'entroterra con metodi più brutali. Antonio Bardellino, dal Casertano, aveva iniziato a tessere rapporti strategici con Cosa Nostra siciliana. I fratelli Nuvoletta, da Marano, gestivano i collegamenti con i corleonesi di Totò Riina. Era un equilibrio perfetto. Ogni clan aveva il suo territorio, le sue regole, la sua fetta di mercato. Nessuno metteva in discussione l'ordine costituito, fino a quando arrivò lui. Se questa storia di potere e sangue ti sta già catturando, iscriviti al canale Anime Oscure per non perderti i documentari più crudi e accurati sulla criminalità italiana. E dimmi nei commenti, conoscevi già questa faida
che cambiò per sempre la camorra? Poggioreale, carcere di Napoli, 1971. Tra le celle di massima sicurezza, un uomo di 40 anni studia, scrive, pianifica. Raffaele Cutolo, detto O professore per la sua cultura autodidatta e la sua capacità di citare a memoria interi brani della Divina Commedia. Ma Cutolo non sta scontando una pena qualsiasi. È dentro per omicidio volontario e nella sua mente si sta formando un'idea che nessun boss prima di lui aveva mai concepito. Una camorra unificata. All'inizio degli anni 70, il crollo delle vecchie alleanze tra clan siciliani e napoletani aveva rotto gli equilibri consolidati, aprendo spazi impensabili per una nuova generazione di boss. Cutolo capì subito l'opportunità. Dal carcere iniziò a reclutare. Prima i compagni di cella come Raffaele Catapano e Pasquale D'Amico, poi giovani disperati delle periferie napoletane che vedevano nell'NCO l'unica possibilità di riscatto sociale. La nuova camorra organizzata che stava nascendo non era solo un'organizzazione criminale, era una religione laica per i reietti di Napoli. Chi entrava nell'NCO doveva sottoporsi a rituali di iniziazione rigorosi, giurare fedeltà assoluta e sottostare a una disciplina quasi militare. La struttura era piramidale e rigida. Al vertice c'era il capo assoluto, Raffaele Cutolo, che i suoi affiliati chiamavano il principe con devozione religiosa. Sotto di lui i santisti, l'elite di fedelissimi che amministravano le finanze, Vincenzo Casillo, Pasquale Barra, Giuseppe Puca, Alfonso Rosanova. Poi gli sgarristi, i capi territoriali che gestivano le attività locali e infine gli affiliati, la base dell'organizzazione che doveva eseguire ogni ordine senza discutere. Ma il vero genio di Cutolo fu sua sorella, Rosetta, una donna che divenne la mente finanziaria dell'NCO, gestendo i fondi per sostenere i detenuti e le loro famiglie, consolidando quei legami di gratitudine che mantenevano coesa la struttura anche quando i boss erano in galera. Dal 1971 al 1977 Cutolo reclutò migliaia di affiliati promettendo loro quello che lo Stato non riusciva a dare: identità, protezione, denaro, rispetto. Nel 1978 l'NCO aveva raggiunto dimensioni impressionanti in tutta la Campania, diventando una delle più potenti organizzazioni criminali d'Europa. Ma il vero colpo di genio fu la tassa. Cutolo decise che ogni cassa di sigarette di contrabbando che transitava per la Campania doveva pagare un tributo all'NCO, 5.000 lire a cassa. Una cifra che sembrava modesta, ma moltiplicata per le centinaia di migliaia di casse che transitavano ogni mese, generava introiti straordinari. Profitti enormi, che finivano direttamente nelle casse dell'NCO, permettendo a Cutolo di pagare stipendi fissi ai suoi affiliati, di corrompere funzionari pubblici, di comprare armi sofisticate e di espandere il suo impero criminale a macchia d'olio. I clan storici guardarono questa pretesa con incredulità mista a rabbia. Chi era questo boss di provincia, questo figlio di contadini di Ottaviano, per pretendere una tassa sui loro affari consolidati da decenni? Michele Zaza, che muoveva tonnellate di sigarette ogni settimana e fatturava miliardi, si rifiutò categoricamente di pagare. La sua posizione era netta: nessuno avrebbe imposto tributi sui suoi affari. Nel 1976 la tensione sfociò in violenza. Antonio Spavone, braccio destro di Michele Zaza, venne gravemente ferito in un attentato. Secondo la tesi investigativa prevalente, il mandante fu Raffaele Cutolo, ma alcune fonti ipotizzano che lo stesso Michele Zaza orchestrò l'agguato per eliminare un potenziale rivale. L'agguato causò pesi sfregi al viso a Spavone, un marchio indelebile della guerra che stava per esplodere.
Il messaggio era cristallino. Chi non riconosceva l'autorità dell'NCO rischiava la vita. La guerra era iniziata, ma nessuno poteva immaginare quanto sangue sarebbe costata e come avrebbe cambiato per sempre il volto della criminalità italiana. La coalizione che si forma in quel periodo storico non è il prodotto di un singolo incontro, ma di mesi di negoziazioni segrete tra i boss. Michele Zazza coordina i contatti, Carmine Alfieri porta la sua rete dell'entroterra, Antonio Bardellino garantisce i rapporti con la Sicilia, i fratelli Nuvoletta offrono i collegamenti con Totò Riina. Intorno al tavolo c'erano volti che controllavano miliardi di lire di affari illeciti. Carmine Alfieri, il boss di Nola che gestiva il traffico di droga nell'entroterra. Antonio Bardellino, il giovane capo emergente del Casertano con collegamenti diretti con Cosa Nostra. I fratelli Nuvoletta, Lorenzo, Angelo e Ciro, affiliati ai corleonesi di Totò Riina. Pasquale Galasso, che dominava l'area di Poggio Marino. O pazzo, Zazza prese la parola per primo. Le pretese di Cutolo stavano distruggendo gli equilibri che avevano garantito prosperità a tutti per decenni. La tassa dell'NCO era un ricatto che nessun boss poteva accettare senza perdere la faccia davanti ai propri affiliati. Ma c'era qualcosa di più grave. Cutolo non si limitava a chiedere soldi. Stava reclutando troppi giovani, troppo in fretta, offrendo loro stipendi fissi e protezione sociale che i clan tradizionali non potevano garantire. In pochi anni l'NCO aveva raggiunto dimensioni preoccupanti, un esercito che nessun clan singolo poteva fronteggiare. Antonio Bardellino, il più giovane e ambizioso del gruppo, propose la soluzione: un'alleanza, una confederazione di clan autonomi uniti da un unico obiettivo: distruggere l'NCO prima che diventasse troppo potente da sconfiggere. La chiamarono Nuova Famiglia, un nome che suonava quasi innocente per quella che sarebbe diventata la più spietata macchina da guerra criminale d'Europa. Carmine Alfieri aveva motivi personali per odiare Cutolo. Già in quella riunione del 1978 Alfieri mostrava ostilità verso il progetto egemonico di Cutolo. Il 26 dicembre 1981 suo fratello Salvatore Alfieri sarebbe stato assassinato a Pompei, un omicidio che avrebbe trasformato la sua ostilità in sete di vendetta personale contro l'NCO. I Nuvoletta portavano nella coalizione l'elemento più prezioso: i collegamenti con Cosa Nostra siciliana. Attraverso Totò Riina e i corleonesi, la Nuova Famiglia poteva contare su armi, finanziamenti, coperture internazionali e soprattutto sull'esperienza di chi aveva già vinto guerre simili in Sicilia. L'alleanza, però, aveva una debolezza strutturale evidente. Non era un'organizzazione monolitica come l'NCO, ma una federazione di clan indipendenti con interessi spesso divergenti. L'unico collante era l'odio comune per Cutolo. Ma cosa sarebbe successo dopo la sua sconfitta? Quella domanda nessuno se la pose quella notte, troppo concentrati sulla minaccia immediata rappresentata dal professore e dalla sua crescita inarrestabile. Accanto ai nomi già noti, altri clan storici aderivano alla coalizione portando territori strategici e competenze specifiche. Luigi Giuliano, soprannominato il Re di Forcella, controllava il cuore antico di Napoli con il suo clan radicato da generazioni. Per i Giuliano la scelta non fu ideologica, ma pragmatica. Mi sono trovato coinvolto in una guerra che era lungi da me, confesserà Luigi stesso anni dopo. Doveva proteggere la sua famiglia e i suoi affari dal progetto egemonico di Cutolo. Francesco Mallardo, il boss di Giuliano in Campania, portava nella coalizione un'alleanza ferrea con i fratelli Nuvoletta. Il clan Mallardo, fondato alla fine degli anni 70, si distingueva per la capacità di muoversi all'interno delle alleanze, diventando un pilastro dell'alleanza anticutolo. I fratelli Mazzarella, Ciro, Gennaro e Vincenzo, dominavano San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Ciro Mazzarella, consacrato uomo d'onore direttamente da Michele Greco, rappresentava il collegamento diretto con Cosa Nostra siciliana.
La loro alleanza con Michele Zazza consolidava il controllo del narcotraffico e del contrabbando nell'area orientale della città. Quando i boss si strinsero la mano, sigillarono un patto di sangue che avrebbe trascinato la Campania in 5 anni di guerra civile. Migliaia di famiglie distrutte, centinaia di innocenti uccisi per errore, intere zone urbane trasformate in campi di battaglia. Ma loro non lo sapevano ancora. O forse, semplicemente, non gli importava. La guerra era già iniziata nei fatti. Negli anni precedenti il 1978 erano già arrivati i primi segnali di violenza, attentati e omicidi che avevano creato un clima di tensione crescente. L'NCO aveva mandato messaggi chiari. Chi si opponeva al progetto unificatorio rischiava la vita. La nuova famiglia era nata per rispondere a quei messaggi con la stessa moneta. «8 dicembre 1978, ore 19:30. Via Caracciolo, Napoli. Pasquale Zazza, 21 anni, nipote del boss Michele, esce dal bar Gambrinus per la sua passeggiata serale. Ha un appuntamento con la fidanzata e sta attraversando la strada quando 2 sicari dell'NCO lo intercettano. Una raffica di colpi di pistola. Il ragazzo si salva per miracolo, ma quel tentato omicidio segna ufficialmente l'inizio della faida. La data che gli investigatori indicheranno poi come giorno zero della guerra tra NCO e nuova famiglia. Tuttavia, alcune fonti investigative suggeriscono una verità più complessa. L'attentato potrebbe essere stato orchestrato dallo stesso Michele Zazza per creare il pretesto perfetto per scatenare una guerra aperta contro Cutolo. Un calcolo machiavellico, sacrificando il nipote per un obiettivo strategico più grande. La risposta della coalizione anti-Cutolo non si fece attendere. Nel giro di poche settimane, affiliati dell'NCO iniziarono a morire in tutta la Campania. Agguati in motorino, bombe sotto le auto, esecuzioni in pieno giorno davanti a bar affollati. Il metodo era sempre lo stesso: colpire per terrorizzare, non lasciare testimoni, far capire chi aveva il controllo reale del territorio. 28 gennaio 1980. Carcere di Poggioreale, sezione ad alta sicurezza. Antonino Cuomo, soprannominato O Maranghiello, uno dei santisti più fedeli di Cutolo, viene assassinato nella sua cella da Raffaele Catapano e Pasquale Barra. Il movente? Cuomo aveva fallito in un sequestro di persona e aveva omesso di informare tempestivamente Cutolo del fallimento. Nell'NCO la disobbedienza si pagava con la vita. Anche se eri un amico del boss da 20 anni, anche se avevi contribuito a fondare l'organizzazione, anche se eri considerato un santista intoccabile. L'omicidio di Cuomo mandò onde d'urto in tutta la camorra. Se Cutolo era disposto a uccidere i suoi fedelissimi per semplici mancanze procedurali, cosa avrebbe fatto ai veri nemici? 20 febbraio 1980. Carla Ciampi, moglie di Antonino Cuomo, viene uccisa mentre guida la sua automobile. 2 killer in motorino la affiancano, le scaricano addosso un intero caricatore e fuggono nel traffico. Carla aveva commesso un errore imperdonabile: testimoniare. Dopo l'omicidio del marito, aveva rivelato ai magistrati i nomi degli assassini, violando la legge del silenzio che reggeva il mondo criminale. La sua morte servì da monito per chiunque pensasse di collaborare con la giustizia, ma la violenza non risparmiava nemmeno gli innocenti. 23 luglio 1980. Giuliano in Campania. Pasquale Russo, un contadino di 82 anni, viene ucciso per errore durante uno scontro a fuoco tra le 2 fazioni. Una vittima innocente della guerra che stava divorando la Campania. L'omicidio di Pasquale Russo fece scalpore perché fu una delle prime vittime civili della faida, ma non sarebbe stato l'ultimo. La guerra stava escalando verso dimensioni incontrollabili,
coinvolgendo sempre più civili, trasformando intere zone di Napoli in territori di nessuno, dove chiunque poteva essere un bersaglio. 7 novembre 1980. Dominico Beneventano, consigliere comunale di Ottaviano, viene assassinato su ordine diretto di Cutolo. Il politico aveva commesso l'errore di opporsi pubblicamente alle infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici del suo comune. Killer dell'NCO lo aspettarono sotto casa e lo uccisero con colpi di lupara, un messaggio terroristico alla classe politica locale. L'omicidio beneventano segnò un salto di qualità nella strategia di Cutolo. Non si trattava più solo di regolare conti tra criminali, ma di mandare un messaggio alla classe politica. Anche i rappresentanti delle istituzioni non erano intoccabili. Poi arrivò l'evento che avrebbe cambiato tutto. 23 novembre 1980, ore 19:34. La terra tremò in Irpinia. Magnitudo 6,9 della scala Richter. 3.000 morti, 280.000 sfollati, danni per miliardi di miliardi. Ma per la camorra quel terremoto non fu una tragedia. Fu la più grande opportunità economica della sua storia. «23 novembre 1980. Poggio Reale. Le scosse del terremoto dell'Irpinia arrivano fino a Napoli, creando il caos nel carcere. I detenuti scappano dalle celle, le guardie perdono il controllo e Raffaele Cutolo ne approfitta per consolidare ulteriormente la sua autorità sui detenuti dell'NCO. Il caos del terremoto offrì a Cutolo l'occasione per riorganizzare i rapporti di forza all'interno del carcere, mentre fuori la sua organizzazione si preparava a sfruttare le opportunità della ricostruzione. Ma il vero terremoto non fu quello della natura, fu quello che provocò la ricostruzione. La violenza si estendeva rapidamente oltre i confini dei clan principali. Ogni territorio doveva scegliere da che parte stare. Ogni boss doveva calcolare le proprie possibilità di sopravvivenza. Valentino Gionta, il boss di Torre Annunziata, inizialmente vicino all'NCO, comprende che i venti stanno cambiando. Il controllo del porto di Torre Annunziata è troppo strategico per rimanere nelle mani di un alleato di Cutolo. Il passaggio di Gionta alla nuova famiglia segna un punto di svolta. Anche i territori storicamente cutoliani iniziano a defezionare. Pasquale Galasso, il boss di Poggio Marino, consolida la sua alleanza con Carmine Alfieri. I due clan, legati da interessi comuni negli appalti post-terremoto, formano un asse che controllerà il business della ricostruzione. Ma Galasso, anni dopo, farà una scelta che nessuno si aspettava. Il governo Forlani, sotto la pressione dell'emergenza nazionale, vara la legge 219 del 14 maggio 1981. Stanziamenti per migliaia di miliardi di lire destinati alla ricostruzione dell'Irpinia e le zone colpite dal sisma, che nel corso degli anni raggiunsero cifre astronomiche. Una cifra mai vista prima nella storia della Repubblica, destinata ad appalti, cantieri, opere di urbanizzazione, infrastrutture. E dove c'erano appalti pubblici in Campania, prima o poi arrivava sempre la camorra. Cutolo fu il primo a capire le potenzialità. Il contrabbando di sigarette rendeva miliardi, ma la ricostruzione post-terremoto poteva rendere cifre ancora più astronomiche. Per la prima volta nella sua storia, la criminalità organizzata si trovava davanti alla possibilità di diventare una potenza economica nazionale, non più relegata ai traffici clandestini. 11 dicembre 1980. Marcello Torre, sindaco di Pagani, viene assassinato mentre esce dal municipio dopo una riunione sulla distribuzione degli aiuti ai terremotati. 2 sicari dell'NCO lo aspettavano nascosti e lo uccisero con colpi di lupara. Torre aveva commesso l'errore di opporsi pubblicamente alle infiltrazioni camorristiche negli appalti della ricostruzione. Aveva denunciato in consiglio comunale i tentativi di condizionamento delle gare d'appalto e aveva chiesto l'intervento della Guardia di Finanza per controllare le ditte che si aggiudicavano i lavori. L'omicidio del sindaco Torre mandò un messaggio chiarissimo a tutta la classe politica campana,
chi si opponeva agli interessi della camorra nella ricostruzione, muore. Da quel momento il business terremoto divenne il vero motore della guerra tra NCO e Nuova Famiglia. Non si trattava più solo di controllare il contrabbando di sigarette, ma di spartirsi una torta da migliaia di miliardi di lire. I clan iniziarono a specializzarsi. Chi controllava le cave di pietra e le bettoniere, chi gestiva i trasporti di materiali, chi piazzava i suoi uomini nelle ditte appaltatrici, chi corrompeva i funzionari pubblici che assegnavano i lavori. La camorra stava evolvendo, da criminale a imprenditoriale. L'infiltrazione della camorra negli appalti della ricostruzione raggiunse livelli mai visti prima. Una parte significativa dei fondi destinati alla ricostruzione finiva nelle tasche delle organizzazioni criminali, cifre che superavano qualsiasi business precedente della criminalità organizzata. Ma c'era un problema logistico. Gli appalti erano così grandi che nessun clan poteva gestirli da solo. Servivano alleanze, accordi, spartizioni territoriali. E proprio questo fu il primo vantaggio strategico della Nuova Famiglia sull'NCO. Mentre Cutolo pretendeva di comandare tutto dal carcere, mantenendo una struttura rigidamente verticale, la coalizione anti-Cutolo aveva imparato a dividersi il potere. Bardellino controllava gli appalti del Casertano, i Nuvoletta quelli dell'area nord, Alfieri si prendeva la zona nolana, Zazza manteneva il controllo sui porti. Nella ricostruzione dell'Irpinia, chi sapeva fare squadre aveva già vinto. I 52 miliardi della legge 219 non rappresentano solo una fonte di guadagno, ma il catalizzatore di una profonda evoluzione della camorra. Da criminalità di strada si trasforma in impresa criminale. Francesco Mallardo, con la sua capacità di infiltrazione nell'economia legale, inizia ad acquisire hotel e ristoranti tramite prestanomi. La sua alleanza con i Nuvoletta gli garantisce protezione, mentre lui fornisce competenze imprenditoriali alla coalizione. Antonio Bardellino, il più giovane e ambizioso dei boss della Nuova Famiglia, intuisce per primo le potenzialità del business post-sisma. Dal suo feudo di Casal di Principe orchestra una rete di imprese edili fantasma che si aggiudicheranno centinaia di appalti. È l'inizio di quello che diventerà il clan dei Casalensi. I Mazzarella, dalle loro basi di San Giovanni a Teduccio, controllano il flusso di materiali edili verso le zone terremotate. Ogni camion di cemento, ogni tonnellata di ferro, paga il tributo al clan. (1981-1982). I 2 anni più violenti nella storia della criminalità italiana. In Campania si registra un picco di violenza senza precedenti, con centinaia di omicidi legati alla faida. La guerra tra NCO e Nuova Famiglia è diventata una mattanza senza regole, che coinvolge criminali, politici, professionisti e innocenti. 17 agosto 1981, carcere di Rebibbia, Roma. Francis Turatello, il boss milanese soprannominato Faccia d'Angelo, viene assassinato nella sua cella da Pasquale Barra, killer dell'NCO che agisce su ordine diretto di Cutolo. Turatello non era napoletano, non faceva parte di nessuna delle 2 fazioni in guerra, ma la sua morte dimostrò che le ambizioni del professore andavano ben oltre la Campania. Cutolo voleva creare una confederazione criminale nazionale, con l'NCO al vertice di tutte le organizzazioni italiane. 1 settembre 1981. La paranoia omicida di Cutolo raggiunge nuovi livelli di spietatezza, colpendo chiunque possa rappresentare anche solo una minaccia potenziale alla sua autorità. Il messaggio è sempre lo stesso. Nell'NCO non esistono zone grigie, non esistono compromessi. Si è fedeli al professore o si muore. La Nuova Famiglia replicò con la stessa spietatezza. 11 settembre 1981, Torre Annunziata. Salvatore Montella, capozona dell'NCO, viene assassinato dai fratelli Gionta in un agguato che spazzò via l'influenza cutoliana nella città. Il boss dell'NCO fu attirato in una trappola.
I giunta avevano finto di voler negoziare una tregua territoriale, invitandolo in un ristorante del centro per discutere la spartizione del racket delle estorsioni. Invece lo aspettavano 6 killer armati di mitra, decine di colpi sparati in meno di 30 secondi, davanti a decine di clienti terrorizzati. Ma l'omicidio più inquietante restò quello di Aldo Semerari, psichiatra forense, criminologo, professore universitario. Semerari era l'uomo che decideva il destino dei boss arrestati. Con le sue perizie psichiatriche poteva stabilire se un criminale era capace di intendere e di volere, se poteva stare in carcere normale o doveva essere ricoverato in ospedale psichiatrico. Semerari lavorava per tutti. NCO e Nuova Famiglia, Camorra e 'Ndrangheta, mafia siciliana e banda della Magliana romana. Era il dottore dei boss, l'uomo che con una firma poteva salvare un capo dalla galera o condannarlo all'ergastolo. 1 aprile 1982. Ottaviano. Semerari esce dal suo studio e viene ucciso in un agguato per ordine di Umberto Ammaturo, boss della Nuova Famiglia. Il motivo è una vendetta specifica. Semerari aveva redatto una perizia psichiatrica che aveva fatto uscire di prigione un killer cutoliano, un affronto che Ammaturo non poteva perdonare. Il corpo fu trovato decapitato nella sua auto, con evidenti tracce di estrema violenza. L'omicidio di Semerari dimostrò che nella faida la neutralità era impossibile. Non si uccidevano più solo criminali, ma chiunque avesse rapporti professionali con la criminalità. Avvocati, medici, funzionari, politici. L'estate del 1982 segnò l'apice della follia omicida. Alfonso Rosanova, uno dei santisti più fedeli di Cutolo, viene ucciso il 19 aprile 1982 dal cartello Alfieri Galasso in un ospedale di Salerno. L'omicidio rappresentò un colpo durissimo per la struttura dirigenziale dell'NCO, eliminando uno dei luogotenenti storici di Cutolo. La violenza aveva contagiato ogni aspetto della vita sociale campana. Innocenti venivano uccisi per errore, famiglie intere vivevano nel terrore, interi quartieri di Napoli erano diventati zone di guerra dove nessuno usciva dopo il tramonto. I dati della questura di Napoli mostravano un'escalation drammatica. Gli omicidi di camorra raggiungevano il loro picco storico, con centinaia di morti in pochi anni, trasformando la Campania in una zona di guerra. La carneficina era senza precedenti, una mattanza che aveva trasformato la Campania nel Far West d'Europa. Ma proprio quando la situazione sembrava incontrollabile, accadde qualcosa di imprevisto. Alcuni criminali, stanchi della violenza e terrorizzati dalla paranoia dei loro capi, iniziarono a pentirsi. E quello fu l'inizio della fine per l'NCO di Cutolo. Carcere di Poggioreale, gennaio 1983. Giovanni Pandico, 32 anni, affiliato dell'NCO da quasi un decennio, chiede di parlare urgentemente con un magistrato. È stanco della guerra, terrorizzato dalla paranoia di Cutolo che vede traditori ovunque e soprattutto ha paura di fare la fine di Antonino Cuomo, ucciso dal suo stesso capo per una semplice mancanza procedurale. Pandico diventa il primo vero collaboratore di giustizia dell'epoca moderna. Non si limita a confermare quello che gli inquirenti già sanno dai giornali. Rivela strutture, nomi, metodi, gerarchie, conti bancari, depositi di armi. Per la prima volta, lo Stato italiano ha una mappa dettagliata di come funziona davvero la camorra dall'interno. L'NCO è come un esercito regolare, racconta Pandico al sostituto procuratore Antonio Lamberti. Cutolo è il generale supremo che comanda tutto dal carcere. I santisti sono i colonnelli che amministrano le finanze, gli sgarristi sono i capitani che controllano i territori. I picciotti sono i soldati semplici che eseguono ordini senza discutere. Le rivelazioni di Pandico aprono una breccia fatale. Altri affiliati dell'NCO, vedendo che il primo pentito non è stato ucciso, iniziano a collaborare. Pasquale Barra era il killer che aveva assassinato Francis Turatello. Pasquale D'Amico, esperto in esplosivi. Salvatore Menluso,
che gestiva i rapporti con altri clan. Ognuno porta tasselli di un puzzle gigantesco che i magistrati napoletani stanno ricostruendo con pazienza certosina. Il procuratore capo Francesco Cedrangolo coordina un'inchiesta senza precedenti, che coinvolge centinaia di investigatori in tutta Italia. Il rapporto finale sarà di 3.800 pagine, che la stampa definirà la Treccani della Camorra. Ma le dichiarazioni dei pentiti rivelano anche una verità sconcertante. La guerra tra NCO e Nuova Famiglia non è più controllabile, nemmeno dai boss che l'hanno scatenata. I clan si stanno frammentando. I giovani affiliati agiscono di testa propria. La violenza è diventata fine a se stessa, slegata da qualsiasi logica imprenditoriale. Non sapevamo più chi era amico e chi era nemico, raccontano i collaboratori ai magistrati. Si sparava a chiunque sembrasse sospetto. Alcuni nostri compagni sono morti per errore, uccisi dai propri alleati che li avevano scambiati per spie della Nuova Famiglia. Le testimonianze dei collaboratori dipingono un quadro allarmante. L'NCO si stava divorando dall'interno, consumata da una paranoia crescente che portava Cutolo a ordinare l'omicidio di chiunque mostrasse il minimo segno di insubordinazione. La rigida disciplina militare che aveva garantito il successo dell'organizzazione si stava trasformando in una dittatura del terrore, che spingeva sempre più affiliati verso la collaborazione con la giustizia. 23 maggio 1983. Sergio Bianchi, uno dei killer più spietati dell'NCO, muore in uno scontro a fuoco con la polizia ad Arzano. Era stato circondato in una villa mentre stava pianificando un attentato contro Lorenzo Nuvoletta. Piuttosto che arrendersi, aveva scelto di morire sparando, portando con sé i segreti di decine di omicidi. La morte di Bianchi segnò simbolicamente la fine dell'epoca eroica dell'NCO. L'organizzazione di Cutolo, che aveva dominato la scena criminale campana per oltre un decennio, stava crollando sotto il peso delle contraddizioni interne e della pressione investigativa. Ma il colpo di grazia doveva ancora arrivare e sarebbe stato sferrato dallo Stato italiano, forte delle informazioni fornite dai pentiti, in un'operazione che passerà alla storia come il più grande blitz antimafia mai realizzato. L'Operazione Ferro di Cavallo. « 17 giugno 1983, ore 4 del mattino. In tutta Italia, 10.000 agenti delle forze dell'ordine si muovono simultaneamente in un'operazione coordinata senza precedenti nella storia della Repubblica. L'Operazione Ferro di Cavallo, così chiamata per la forma geografica dell'area colpita, sta per sferrare il colpo finale all'NCO di Raffaele Cutolo. A Napoli, squadre speciali del nucleo operativo centrale circondano i covi dell'NCO nel centro storico. A Caserta viene smantellata la base operativa di Pasquale Scotti. A Nola cadono gli alleati di Cutolo nell'area vesuviana. A Roma viene arrestato Nicolino Selis, referente dell'NCO nella capitale. In Sicilia cadono i collegamenti con Cosa Nostra. In Lombardia vengono smantellate le basi operative dell'NCO nel triangolo industriale. Perfino in Calabria, dove Cutolo aveva tentato di espandere la sua influenza, scattano gli arresti. In una sola notte, 856 persone vengono arrestate in oltre 30 province italiane. Un numero impressionante che fa il giro del mondo, portando l'Italia sulle prime pagine dei giornali internazionali per la più grande operazione antimafia mai realizzata. Rosetta Cutolo, la sorella di Raffaele e mente finanziaria dell'NCO, riesce miracolosamente a sfuggire alla retata. Avvertita da una talpa nelle forze dell'ordine, abbandona il suo appartamento di Via dei Mille pochi minuti prima dell'arrivo della polizia. Inizia per lei una latitanza di 12 anni, durante i quali tenterà disperatamente di riorganizzare quello che resta dell'impero del fratello. Il Blitz è un successo totale che supera le aspettative più ottimistiche degli investigatori. In poche ore, lo Stato italiano decapita la più potente organizzazione criminale d'Europa, smantellando una struttura che aveva impiegato oltre 10 anni per consolidarsi. L'NCO, che aveva raggiunto dimensioni impressionanti,
perde in una sola notte i quadri dirigenti, le basi operative, i canali di finanziamento. Ma c'è un prezzo da pagare per questo successo. Un prezzo che si chiama Enzo Tortora. Tra gli arrestati della notte del 17 giugno c'è anche il famoso presentatore televisivo di Portobello, uno dei volti più amati della televisione italiana. Le accuse contro Tortora si basano esclusivamente sulle dichiarazioni dei pentiti dell'NCO. Giovanni Pandico, Pasquale Barra, Giovanni Melluso, tutti lo indicano come affiliato dell'organizzazione di Cutolo. Secondo le testimonianze dei collaboratori, Tortora sarebbe stato coinvolto nelle attività finanziarie dell'organizzazione, fungendo da tramite per operazioni bancarie e trasferimento di denaro. Accuse che si riveleranno completamente false, ma che bastano per trascinarlo in un incubo giudiziario. L'arresto di Tortora scatena un terremoto mediatico che scuote l'opinione pubblica italiana. Com'è possibile che un presentatore televisivo, simbolo della televisione familiare e innocua, sia coinvolto in una guerra di camorra che ha prodotto centinaia di morti? Il processo Tortora diventa un caso nazionale che mette in luce tutti i limiti del neonato strumento del pentitismo. Un innocente viene trascinato nel fango, la sua carriera distrutta, la sua reputazione annientata sulla base di testimonianze che si riveleranno completamente false. Tortora viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione e 50 milioni di multa. Solo in appello, quando alcuni pentiti ritrattano le loro accuse, verrà completamente assolto con formula piena. Ma il danno è fatto. Un uomo innocente ha pagato il prezzo di un sistema giudiziario imperfetto che si basava troppo acriticamente sulle dichiarazioni di criminali pentiti. Il caso Tortora alimenta un dibattito nazionale sull'affidabilità dei collaboratori di giustizia e sull'equilibrio tra l'efficacia nella lotta al crimine e la garanzia dei diritti individuali. Ma intanto, con l'NCO decapitata dal Maxi Blitz, la nuova famiglia può finalmente dichiarare vittoria. La guerra è finita. Dopo 5 anni di massacri indiscriminati, la coalizione anti-Cutolo ha vinto. O almeno così sembrava. Estate 1984. Torre Annunziata. Un anno dopo la fine ufficiale della faida, i boss della nuova famiglia si riuniscono in una villa sul mare per spartirsi definitivamente il bottino. Con l'NCO distrutta, i clan vincitori devono decidere chi controlla i territori liberati, chi gestisce gli appalti miliardari della ricostruzione, chi eredita il controllo del contrabbando di sigarette. Ma quello che doveva essere un momento di trionfo si trasforma rapidamente in una resa dei conti. I fratelli Nuvoletta pretendono la supremazia, forti dell'alleanza strategica con i corleonesi di Totò Riina. «Noi abbiamo i collegamenti con Cosa Nostra», dice Lorenzo Nuvoletta. «Senza di noi non avreste mai vinto contro Cutolo». Carmine Alfieri, il boss di Nola che aveva motivi personali per odiare il professore, rivendica il controllo esclusivo dell'area vesuviana. «Mio fratello è morto per questa guerra», replica a Nuvoletta. «Il sangue degli Alfieri vale più delle vostre alleanze siciliane». Antonio Bardellino, il più giovane e ambizioso del gruppo, vuole espandere il suo potere dal Casertano verso Napoli città. I clan Gionta e Galasso rivendicano quote maggiori negli appalti portuali. Michele Zazza, il vecchio boss del contrabbando, pretende di mantenere il monopolio delle bionde. La riunione degenera in una discussione violenta, insulti, minacce, pistole estratte dai pantaloni. La coalizione che aveva sconfitto il sogno unificatorio di Cutolo si spacca esattamente come lui aveva previsto dal carcere. «Vi ammazzerete tra di voi», aveva detto ai suoi avvocati, «perché i traditori, prima o poi, tradiscono sempre». 26 agosto 1984. Torre Annunziata.
10 giorni dopo la festa dell'Assunta, mentre la città ancora risuona di echi di celebrazioni religiose, esplode la guerra dentro la guerra. I clan Gionta e Nuvoletta, alleati contro Cutolo appena un anno prima, si affrontano a colpi di mitra e Kalashnikov in pieno centro abitato. 8 morti e 7 feriti. Il bilancio della strage di Torre Annunziata supera quello di molti attentati terroristici degli anni di piombo. Tra le vittime ci sono anche 2 bambini, un pensionato e una casalinga che stavano semplicemente passeggiando per le strade della città. La strage segna la fine definitiva dell'unità della nuova famiglia e l'inizio di una nuova faida ancora più spietata della precedente. Il potere si riorganizza intorno a 2 poli. Da una parte l'alleanza Nuvoletta-Gionta, dall'altra la coalizione Alfieri-Bardellino-Galasso. Nei mesi successivi la campagna piomba di nuovo nel caos. I clan si alleano e si tradiscono con una velocità impressionante. I territori cambiano padrone ogni settimana. I giovani affiliati si spostano da una fazione all'altra seguendo chi offre stipendi più alti e maggiori garanzie di sopravvivenza. Antonio Bardellino, il più intelligente e pragmatico dei boss, capisce per primo che la situazione è diventata incontrollabile. La violenza fine a se stessa sta distruggendo gli affari, attirando troppa attenzione delle forze dell'ordine, rendendo impossibile qualsiasi attività imprenditoriale. Nel 1988, secondo la versione ufficiale, Bardellino viene ucciso in Brasile da Mario Iovine, un suo luogotenente che aveva scoperto i suoi rapporti segreti con altri clan. Tuttavia, la vicenda rimane avvolta nel mistero. Il corpo non fu mai ritrovato e la morte presunta venne dichiarata solo nel 2018. Molti investigatori e collaboratori di giustizia dubitano che Bardellino sia stato effettivamente ucciso, ipotizzando una messa in scena per permettergli di ritirarsi dalla vita criminale. Carmine Alfieri, l'uomo che aveva giurato vendetta eterna contro Cutolo, finisce per fare una scelta impensabile. Diventa collaboratore di giustizia. Il boss, che aveva contribuito a fondare la nuova famiglia, tradisce i suoi stessi alleati, rivelando segreti che nemmeno i pentiti dell'NCO conoscevano. Alla fine degli anni '80, della gloriosa nuova famiglia che aveva sconfitto Raffaele Cutolo, non resta praticamente nulla. I clan superstiti si sono frammentati in decine di gruppuscoli indipendenti. Ognuno è in guerra contro tutti gli altri, incapaci di costruire qualsiasi progetto a lungo termine. La fine degli anni '80 porta pentimenti che nessuno aveva previsto. Pasquale Galasso, il boss di Poggio Marino, che aveva combattuto nella nuova famiglia, sceglie anche lui la collaborazione con la giustizia. Un tradimento che indebolisce irreversibilmente la sua fazione. La vittoria su Cutolo si era rivelata una vittoria di Pirro. Aveva distrutto il nemico, ma anche se stessa. La frammentazione della nuova famiglia rivela la vera natura di quell'alleanza. Una federazione tattica destinata a implodere appena eliminato il nemico comune. Luigi Giuliano, il re di Forcella, si distacca progressivamente dalle logiche della coalizione. Da molti anni, prima da tutto il sistema della nuova famiglia, come dirà in seguito. Il clan Giuliano, concentrato ossessivamente sul suo territorio, evita l'eccessiva esposizione che sta logorando altri clan più ambiziosi. Ma la strategia della concentrazione territoriale non garantisce la pace. I Giuliano si trovano coinvolti in nuove faide contro i clan Misso, Mazzarella e Contini per il controllo delle singole attività criminali che alimentano Forcella.
Francesco Mallardo dimostra invece una capacità di adattamento superiore. La sua alleanza con i Nuvoletta, consolidata durante la guerra, si trasforma in qualcosa di più duraturo, l'alleanza di Secondigliano. Mallardo aveva capito che essere un alleato fidato era più redditizio del tentativo di dominare. (1990-1993) Gli ultimi atti della tragedia NCO Nuova Famiglia dimostrano che alcune guerre non finiscono mai davvero. Anche con i boss morti o in galera, anche con le organizzazioni distrutte, il sangue continua a scorrere per vendette personali, regolamenti di conti, odi che si tramandano di padre in figlio. 19 dicembre 1990. Roberto Cutolo, figlio 28enne di Raffaele, viene assassinato a Tradate mentre torna a casa dopo una serata con la fidanzata. 2 killer lo aspettano nascosti dietro un'auto, lo intercettano a pochi metri dal portone di casa e lo crivellano con una raffica di colpi di pistola. L'omicidio è ordinato da Mario Fabrocino, ex affiliato dell'NCO passato alla Nuova Famiglia durante la guerra. Una vendetta trasversale che colpisce il simbolo stesso del potere cutoliano. Roberto non aveva mai fatto parte dell'organizzazione del padre, non si era mai interessato di criminalità. Lavorava come meccanico in un'officina di Torre Annunziata, ma portava un cognome maledetto e questo bastò per condannarlo a morte. Dal carcere dell'Asinara, Raffaele Cutolo riceve la notizia della morte del figlio senza mostrare emozioni. Era scritto, dice al cappellano del carcere, chi semina vento raccoglie tempesta. Ma quella sera le guardie carcerarie lo sentono piangere nella sua cella per la prima volta in 40 anni di detenzione. 7 febbraio 1989. Giuseppe Puca, soprannominato O Giappone, cofondatore dell'NCO insieme a Cutolo, viene assassinato a Sant'Antimo mentre esce dalla chiesa dopo la messa domenicale. Colpi di lupara alla schiena davanti a decine di fedeli terrorizzati che si buttano a terra tra i banchi. Puca era uno degli ultimi santisti rimasti liberi, l'ultimo custode della memoria e dei rituali cutoliani. Con la sua morte si chiude simbolicamente l'epoca dell'NCO come organizzazione operativa. Non esistono più quadri dirigenti in grado di riorganizzare quello che resta della struttura di Cutolo. 8 febbraio 1993. Dopo 12 anni di latitanza, Rosetta Cutolo si costituisce spontaneamente alla questura di Napoli. È invecchiata, provata, sconfitta. L'impero criminale che aveva tentato di ricostruire dopo l'arresto del fratello è crollato definitivamente sotto il peso delle faide interne e della pressione investigativa. «Non ce la faccio più», dice ai poliziotti che la accolgono in questura. «Sono stanca di scappare, stanca di nascondermi, stanca di vedere morire i giovani per colpa nostra». È il momento più umano di una donna che per decenni era stata la mente fredda e calcolatrice dell'NCO. La resa di Rosetta Cutolo segna la fine ufficiale di un'epoca, ma il prezzo pagato dalla società italiana è stato altissimo. Tra gli anni della faida, la campagna registra un numero impressionante di omicidi, trasformandosi in una delle regioni più violente d'Europa. Una generazione intera è cresciuta nella violenza, ragazzini che hanno imparato a riconoscere il suono delle armi prima di saper leggere, madri che non facevano uscire i figli, commercianti che pagavano il pizzo a 3 clan diversi perché non sapevano più chi comandava davvero nel loro quartiere. 7 ottobre 1993. Enrico Madonna, avvocato di Raffaele Cutolo, viene ucciso insieme a un'altra persona a Cervinara, in provincia di Avellino, sotto la sua abitazione. Un duplice omicidio che scosse il mondo legale napoletano. Madonna aveva difeso il professore in decine di processi ed era una delle ultime persone che manteneva contatti regolari con lui. Con l'omicidio dell'avvocato Madonna si chiude definitivamente l'ultimo canale di comunicazione tra Cutolo e il mondo esterno.
Il professore rimane completamente isolato nel carcere dell'Asinara, mentre i suoi nemici di ieri si ammazzano tra loro per le briciole di un impero che non esiste più. Ma soprattutto, la faida ha trasformato per sempre la natura della criminalità italiana. Il modello verticistico e centralizzato di Cutolo, la sua idea di una camorra unificata sotto un'unica corona, muore con lui. La camorra del futuro sarà diversa, più orizzontale, più frammentata, più difficile da combattere perché impossibile da decifrare. Centinaia di microclan, ognuno con le sue regole, le sue alleanze temporanee, i suoi metodi improvvisati. Una galassia criminale dove oggi si è alleati e domani nemici, dove il potere si conquista e si perde in poche ore, dove nessuno riesce mai a controllare davvero tutto quello che succede. Questa è la vera eredità della guerra tra NCO e Nuova Famiglia, non la vittoria di una fazione sull'altra, ma la nascita del caos. «27 aprile 1981. Torre del Greco, provincia di Napoli. L'assessore regionale democristiano Ciro Cirillo esce dal suo ufficio per andare a pranzo a casa quando 3 terroristi delle Brigate Rosse lo intercettano. Lo costringono a salire su un'automobile, uccidono l'autista e il brigadiere di scorta, feriscono il segretario e spariscono nel traffico cittadino. Il sequestro di Cirillo, figura di spicco della democrazia cristiana campana, scatena una crisi politica nazionale. Ma quello che accade nei giorni successivi rimane uno dei misteri più oscuri della storia repubblicana. Una trattativa segreta tra esponenti dello Stato, le Brigate Rosse e la camorra di Raffaele Cutolo. Le Brigate Rosse chiedono la liberazione di alcuni terroristi detenuti. Lo Stato rifiuta ufficialmente ogni negoziazione. Ma dietro le quinte, secondo documenti emersi anni dopo e testimonianze di collaboratori di giustizia, si avvia una trattativa parallela che coinvolge direttamente l'NCO. Cutolo, dal carcere di massima sicurezza, fa sapere ai servizi segreti di poter risolvere la crisi. I suoi uomini hanno contatti negli ambienti dell'estrema sinistra napoletana, conoscono i covi delle Brigate Rosse, possono intercettare i terroristi. Ma in cambio, il professore chiede un prezzo altissimo. Benefici penitenziari per i suoi affiliati, trasferimenti dal carcere duro a quello normale, armi per la sua organizzazione e soprattutto una quota negli appalti miliardari della ricostruzione post-terremoto. Secondo le testimonianze di alcuni pentiti e documenti desecretati, esponenti dello Stato accettano di trattare. Una decisione che passerà alla storia come uno dei momenti più controversi della Prima Repubblica. Lo Stato italiano, per salvare un politico democristiano, negozia con il boss che ha scatenato la guerra più sanguinosa della storia criminale italiana. Luglio 1981. Dopo 89 giorni di prigionia, Ciro Cirillo viene liberato. I brigatisti che lo tenevano prigioniero sono scomparsi nel nulla. Ufficialmente si sono pentiti del gesto e lo hanno rilasciato spontaneamente. Secondo le ricostruzioni successive, sono stati convinti a farlo dagli uomini di Cutolo. Le ricostruzioni sulla trattativa si basano su testimonianze di collaboratori e documenti parzialmente desegretati, ma molti aspetti rimangono oggetto di dibattito storiografico. Ma una cosa è documentata dalle inchieste successive. Per la prima volta nella storia d'Italia, esponenti dello Stato hanno trattato con la camorra, dando legittimazione politica a un boss che si considerava già un potere parallelo. E forse proprio il fallimento di quella trattativa, più di qualsiasi sconfitta militare, ha davvero distrutto il sogno di Cutolo, perché il professore aveva creduto di poter trattare con lo Stato da pari a pari. Invece, lo Stato lo aveva usato come uno strumento e poi lo aveva abbandonato al suo destino. «1990. Carcere dell'Asinara. Raffaele Cutolo,
ormai sessantenne, vive in isolamento totale da oltre un decennio. 23 ore al giorno in una cella di 4 metri per 3, senza televisione, senza radio, senza contatti con l'esterno se non attraverso i suoi avvocati. Il professore che aveva sognato di unificare tutta la criminalità italiana è diventato un fantasma del passato. La sua NCO è stata smantellata, i suoi luogotenenti sono morti o pentiti, la sua eredità criminale si è frantumata in 1000 pezzi. Ma Cutolo non si arrende. Dal carcere continua a scrivere lettere, memoriali, appelli alle istituzioni. Rivendica il suo ruolo nella liberazione di Civo Cirillo, chiede il riconoscimento dei suoi servizi allo Stato, pretende un trattamento diverso dalla giustizia italiana. Io ho servito la patria, scrive in una delle sue ultime lettere. Ho salvato un uomo politico dalle Brigate Rosse, ho combattuto i terroristi quando lo Stato non sapeva come fare. E questa è la ricompensa che ricevo? Ma il mondo è andato avanti senza di lui. La camorra si è evoluta, frammentata in centinaia di clan indipendenti che non riconoscono più alcuna autorità superiore. Il sogno del professore di una corona unica, di un'organizzazione verticale e disciplinata, è morto con la sua sconfitta. I nuovi boss non studiano più Dante, non citano la Bibbia, non si considerano cavalieri d'onore. Sono imprenditori del crimine, manager della violenza, che pensano solo al profitto immediato e al controllo del territorio. Cutolo rappresenta l'ultima generazione di capi carismatici, capaci di ispirare devozione religiosa nei loro affiliati. Dopo di lui, la camorra diventerà più pragmatica, più orizzontale, ma anche più spietata e imprevedibile. Nel 1995 viene trasferito dal carcere dell'Asinara a quello di Parma, poi a Novara, poi ancora ad altri istituti di massima sicurezza. Un pellegrinaggio punitivo che durerà decenni, progettato per spezzare la sua volontà e isolarlo completamente dal mondo esterno. Ma Cutolo non cede mai. Non collabora, non tradisce, non chiede perdono. Rimane fedele fino alla fine al suo codice d'onore, a quella visione romantica della camorra che aveva ispirato migliaia di giovani disperati. Quando nel 2021 morirà nell'ospedale del carcere di Parma, dopo 50 anni di detenzione, molti commentatori lo definiranno l'ultimo boss della vecchia scuola, un dinosauro di un'epoca finita per sempre. (2000-2010). 20 anni dopo la fine ufficiale della faida, NCO, Nuova Famiglia, la Campania vive ancora nell'ombra di quella guerra. I figli dei morti ammazzati crescono con la sete di vendetta nel sangue. I nipoti dei boss sconfitti sognano di ricostruire gli imperi perduti. Le vedove dei pentiti vivono sotto scorta, perché tradire non ha mai perdono. La geografia criminale campana porta ancora le cicatrici della faida NCO Nuova Famiglia. Territori che cambiano padrone ogni pochi anni, alleanze che durano il tempo di un appalto, giovani che muoiono per vendette che non comprendono nemmeno. Nel 2004 esplode la faida di Scampia tra i Di Lauro e i scissionisti, una guerra che ricorda da vicino quella tra NCO e Nuova Famiglia. Da una parte un'organizzazione centralizzata e verticale, dall'altra una coalizione di clan ribelli che rifiutano l'autorità del capo. Se volete scoprire come questa storia sia ripetuta 20 anni dopo, con gli stessi errori, la stessa violenza cieca, trovate tutto nel nostro primo episodio dedicato alla guerra di Scampia. E restate con noi, perché nei prossimi episodi vi racconteremo come quella faida ha continuato ad evolversi fino ai giorni nostri. La storia si ripete, con le stesse dinamiche, la stessa violenza cieca, gli stessi innocenti che pagano per guerre che non hanno scelto. Paolo Di Lauro che sogna di essere il nuovo Cutolo, i Licciardi che si ispirano ai metodi della Nuova Famiglia, Scampia che diventa il nuovo campo di battaglia. Ma c'è una differenza fondamentale. I nuovi boss non hanno più la cultura, la visione, il carisma dei loro predecessori. Sono prodotti della televisione commerciale, cresciuti a pane e videogiochi violenti, che confondono la ferocia con la forza, la prepotenza con il rispetto.
Annalisa Durante, 14 anni, uccisa per caso durante uno scontro a fuoco a Forcella. Gelsomina Verde, 21enne, torturata e bruciata viva perché fidanzata di un nemico del clan. Vite spezzate dalla stupidità criminale, dalla violenza fine a se stessa, dall'assenza totale di regole e di onore. La faida NCO, Nuova Famiglia, non aveva vinto nessuno, ma aveva insegnato a tutti che non esistevano più regole, che tutto era permesso se portava profitto. E quella lezione continua ancora oggi a uccidere. La camorra di oggi ha ereditato la frammentazione, l'anarchia, l'incapacità di costruire progetti a lungo termine. Ogni clan pensa solo al suo piccolo territorio, ogni boss sogna solo il guadagno immediato. Nessuno ha più la visione strategica di Cutolo o l'intelligenza imprenditoriale di Zaza. Il risultato è una criminalità più caotica, più imprevedibile, più difficile da combattere perché impossibile da decifrare. Centinaia di microguerre simultanee, alleanze che durano pochi mesi, tradimenti quotidiani, giovani che sparano senza sapere nemmeno perché. Dai clan della vecchia faida nascono le nuove organizzazioni criminali. Francesco Mallardo, forte dell'alleanza con i Nuvoretta, fonda l'Alleanza di Secondigliano, che dominerà il narcotraffico europeo negli anni 90. Il clan Polverino di Giuseppe Polverino, nato a Marano negli anni 90, viene considerato il successore del clan Nuvoletta. La loro ascesa è basata sul narcotraffico internazionale, con una forte presenza in Spagna. Sono il perfetto esempio del dopoguerra, clan nati dalle ceneri della faida, che ereditano territori e metodi, ma non la cultura dei predecessori. I Mazzarella, pur frammentati internamente, mantengono il controllo dell'area orientale di Napoli. La loro eredità si manifesta nella persistenza di un cognome, più che in una strategia unitaria. Luigi Giuliano, il re di Forcella, assiste alla decadenza del suo regno. Le nuove generazioni, i suoi stessi discendenti, si trovano coinvolti in faide con clan emergenti, tradimenti fraterni, violenze che spezzano definitivamente l'omertà che per decenni aveva protetto il potere dei Giuliano. Nel 2008 Roberto Saviano pubblica Gomorra, il libro che racconta al mondo questa nuova camorra frammentata e globale. Milioni di lettori scoprono che la faida NCO, Nuova Famiglia, non è solo storia passata, ma la matrice di tutto quello che è venuto dopo. Quella guerra ha cambiato tutto, scrive Saviano. Ha distrutto il vecchio ordine criminale. Ha insegnato che non esistono più regole, che tutto è permesso se porta profitto. E noi stiamo ancora pagando il prezzo di quella lezione. Oggi, quando un ragazzino di 16 anni spara contro un rivale davanti a una scuola, quando una donna viene uccisa per testimone scomoda, quando un commerciante paga il pizzo a 3 clan diversi, quello è l'eredità della faida tra NCO e Nuova Famiglia. Un'eredità di sangue che continua a uccidere, 40 anni dopo l'ultimo boss. «17 febbraio 2021. Ospedale del carcere di Parma. Raffaele Cutolo, 80enne, muore dopo 50 anni di detenzione. Fino all'ultimo giorno ha rifiutato di collaborare con la giustizia. «Non tradirò mai», aveva ripetuto per mezzo secolo. E non lo ha fatto. Con lui se ne va l'ultimo testimone diretto di un'epoca irripetibile. L'epoca in cui un boss poteva davvero pensare di unificare tutta la criminalità italiana, di creare un impero del crimine con un'unica catena di comando, di trattare con lo Stato da potenza a potenza. La faida tra NCO e Nuova Famiglia, durata dal 1978 al 1983, ha insegnato una lezione crudele ma definitiva. Nel crimine organizzato non esistono vincitori assoluti. Ogni vittoria genera nuovi nemici. Ogni alleanza contiene i germi del tradimento. Ogni impero è destinato a crollare sotto il peso delle proprie contraddizioni.
ma ha anche dimostrato che lo Stato, quando decide di reagire, può vincere anche le guerre più difficili. Il pentitismo, nonostante i suoi limiti e i suoi errori, si è rivelato un'arma decisiva. I maxi blitz, i processi di massa, le condanne esemplari hanno spezzato la spina dorsale delle organizzazioni criminali più potenti d'Europa. Oggi, quando sentiamo parlare di guerre di camorra, di faide tra clan, di sangue versato per il controllo di piazze di spaccio, dovremmo ricordare che tutto è iniziato con una tassa, 5.000 lire a cassa di sigarette. Una cifra ridicola per una guerra che ha cambiato per sempre l'Italia. Il contrabbando di sigarette, la Fiat della camorra, come la chiamavano, era un business da miliardi che dava lavoro a migliaia di famiglie. Ma quando qualcuno ha provato a controllarla tutta, a imporre un'unica autorità su un mercato anarchico, è esploso l'inferno. Perché la vera tragedia non è che i criminali si uccidano tra loro, è che trascinino nella loro follia migliaia di innocenti, è che trasformino la società in cui viviamo in un campo di battaglia permanente, dove tutti siamo potenziali vittime di guerre che non abbiamo scelto e di cui non conosceremo mai le vere ragioni. Se questo documentario ti ha colpito, lascia un like e iscriviti ad Anime Oscure per non perderti i prossimi episodi sui misteri più oscuri della criminalità italiana. E dimmi nei commenti, quale aspetto di questa faida ti ha impressionato di più? Il caso Cirillo? La tragedia di Enzo Tortora? O la follia omicida che ha divorato i vincitori della guerra? Perché alla fine l'unica lezione che ci lascia questa storia è che la violenza, prima o poi, divora sempre anche chi la scatena. E in una guerra tra criminali, l'unico vero vincitore dovrebbe sempre essere la giustizia.